Ma come costruiscono le case in Tunisia? Sicuramente chi decide di acquistare una casa per investire lo fa interessandosi solo dell'aspetto immobiliare della casa e dà poca importanza a come è costruita. Non tutti però. Molte persone che avevano intenzione di investire nel mattone, come si dice, hanno visto la qualità delle costruzioni e ci hanno rinunciato. Ho pensato quindi di darvi una mano a comprendere bene cosa acquistate, almeno qualitativamente. Poi, per l'aspetto dell'investimento, vedremo di parlarne in seguito. Impossibile pensare di riuscire a fare un unico video. Ho deciso quindi di dividere l'argomento in alcuni capitoli, partendo dal più semplice che, come dicevo, potrebbe non interessare la grande maggioranza di chi investe, o forse no. Ma come costruiscono le case in Tunisia? Ogni paese ha le proprie esigenze e speciali materie prime che vengono preferite ad altre perché è il territorio che le offre. E come insegna la storia, quando si costruisce è meglio sfruttare le risorse del luogo che far arrivare da fuori i materiali necessari. Sull'edilizia, questo sarà il primo di 2 o forse 3 video che vorrei realizzare. Probabilmente sarà il più breve, ma non per questo poco importante, perché vi mostra come nei fatti vengono costruite le case qui in Tunisia, sfatando i discorsi di molti connazionali che dicono che sono costruite come in Italia. Guardate voi stessi e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Da quasi un anno a questa parte le costruzioni di edifici sono aumentate tantissimo e sul lungomare, almeno qui a Monastir, sulla strada che costeggia le spiagge, si innalzano edifici in costruzione settimana dopo settimana. Un particolare li accomuna tutti però. Si comincia a costruire, si aspetta qualche mese, poi si riparte terminando la costruzione. Lavoreranno in economia, diranno alcuni. Beh, è vero solo in parte, ma questo lo spiegherò nel prossimo video che, se non volete perdere, vi consiglio di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e attivare le campanelline per essere avvisati quando sarà online. Quelle che avete visto sono tutte abitazioni ed edifici in costruzione nelle zone turistiche di Monastir. Quasi tutti fronte mare o vicinissimi al mare, quindi parliamo di abitazioni di alto standing, come piace dire qui. In altri video che vi indico in alto e in descrizione ho rappresentato un problema delle case che è stato sottovalutato ma che ultimamente sta diventando fonte di lamentele da diverse persone. L'insonorizzazione e l'isolamento termico delle case. Chi vi parla ha vissuto per quasi 9 anni a Tenerife, un paese dove di notte in inverno, almeno dove abitavo io, non si scendeva mai sotto i 15 gradi. Vi dico questo perché in termini di escursione di temperatura ne so qualcosa. In Tunisia, dove in estate si raggiungono temperature anche superiori ai 45 gradi, è molto facile aver freddo quando si scende sotto i 25 gradi. Vi lascio immaginare quindi in inverno, con temperature che possono scendere anche sotto i 10 gradi, come sia difficile rinunciare ai riscaldamenti e come una casa senza alcun isolamento termico all'esterno possa raffreddarsi in fretta senza una continua fonte di calore. Per fortuna il costo di gas e luce che qui arrivano insieme non è un problema e vi rimando per un approfondimento ad un video che ve lo descrive meglio, sempre qui su o in descrizione. Questo concetto vi porta a comprendere come sia difficile trovarsi bene con un appartamento che non ha il gas di città e quindi i riscaldamenti, ma solo i termoconvettori.
Certo, quando accesi la temperatura è perfetta, ma appena spenti, con le pareti fredde, la temperatura si abbasserà velocemente. Questa è una ragione per la quale ho scartato Bizerte per un eventuale trasferimento. In questa grande città, infatti, tra l'altro molto bella, non c'è ancora il gas nelle abitazioni, non c'è quindi il gas di città per intenderci. Ora date un'occhiata a queste costruzioni e continuiamo il discorso subito dopo. Se avete visto queste immagini, non sarà difficile per voi comprendere che non esiste alcun sistema di isolamento alle pareti esterne, interne, soffitti e pavimenti. Di quello che può capitare in inverno ne abbiamo parlato ed è un problema relativo. Sta di fatto però che se avete vicini piuttosto rumorosi al piano di sopra o di fianco, potreste, e dico potreste, arrivare al punto di cambiare casa e non sarete i primi che lo fanno. Il problema infatti è relativamente imputabile a chi la sera magari vuole farsi una chiacchierata tra amici, perché gli schiamazzi sono un conto, ma potreste mai chiedere ai vicini di non parlare la sera perché le case non sono adeguatamente insonorizzate? Purtroppo nel silenzio della sera anche il semplice parlare sarà percepito distintamente. Almeno fa giocoforza in termini di privacy che non tutti capiscono l'italiano, né noi l'arabo. Ma perché poi i rumori si trasmettono con estrema facilità, specialmente dal piano soprastante? Questa è un'altra chicca alla quale non tutti hanno pensato. Avrete notato che qui in Tunisia amano i controsoffitti, che sono tra l'altro realizzati con una intelaiatura in legno. Questo avrà il risultato di una perfetta cassa armonica per i rumori provenienti dall'appartamento sovrastante. Ora lo so quello che alcuni di voi staranno dicendo, ma che esagerato, ma io non ho mai sentito di questi problemi. Chiaramente io vi sto rappresentando dei fatti, innegabili e dimostrabili. Poi chiaramente c'è chi ha la fortuna di abitare in case con vicini tranquilli, che come nella stragrande maggioranza delle famiglie tunisine vanno a dormire presto e di questi problemi non ne avranno mai sentore. Ma avere queste informazioni potrebbe tornarvi utile nella scelta della vostra casa. Quindi potrà anche essere un'esasperazione nel valutare il problema, ma saperlo non fa male di certo. Avrebbe fatto comodo a me, per esempio, quando abitavo a Sousse. Infatti, una delle motivazioni che mi ha costretto a cambiare casa era anche il gran rumore che sentivo ogni sera, avendo un gruppo di giovani universitari che abitavano al piano superiore.
Concludo questo video rispondendo a chi avrà pensato che queste sono costruzioni di qualità medio-basse e che quando si parla di ville il discorso è diverso. Mi spiace deludervi, ma non è così. A meno che non ci siano tunisini benestanti che vogliono costruire casa per sé e fanno venire imprese edili da Tunisi con specifiche richieste, vi assicuro che le ville con costruzioni architettoniche particolarmente moderne sono costruite esattamente così. E benché l'aspetto finale sia bello e devo riconoscere in alcuni casi decisamente accattivante, sappiate che affitterete o comprerete una casa che strutturalmente non ha nulla di diverso. Non perdetevi la seconda parte del video, perché mi rivolgerò in particolare a chi la casa vuole acquistarla. Sapete ad esempio che comprerete solo le mura, ma mai il terreno dove costruirete? No? Sapete perché la metratura della base al suolo è più piccola di quella che si sviluppa dal primo piano in poi? Sapete perché gli ultimi piani di alcuni edifici sono per lo più appartamenti di piccole dimensioni con grandi terrazze? Ne ho ancora diverse di cose che vi tornerà utile sapere. Non perdetevi il secondo video quindi, attivate le campanelline dopo che vi siete registrati, così verrete avvisati da YouTube quando sarà online il seguito. A presto! وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها